Ciao, io sono Sonia ed eccoci finalmente ad un video di Monster Hunter Iceborne. Oggi vi farò vedere come ho costruito l'armatura del Diablos per il mio palico. Questa è la prima parte, dove vi mostro il procedimento di come ho costruito la pettorina. Facciamo partire il video. Per iniziare ho avvolto il palico con del nylon per proteggerlo dal nastro adesivo. Poi ho utilizzato un nastro adesivo abbastanza resistente e ho ricoperto l'area che poi verrà trasformata in armatura. Ho tracciato le due metà, davanti e dietro, e poi ho delineato le forme basilari. Poi ho modificato un po' la forma perché non mi piaceva e così ho aggiunto del nastro. Poi con molta attenzione ho tagliato a metà. Come vedete, ora abbiamo un modello da cui partire. Questo metodo per ottenere il cartamodello è molto comune e potete utilizzarlo anche per fare parti di armatura su di voi. Ho trasposto la forma sul cartoncino per avere una forma più pulita e anche per fare una prova per vedere se la misura era giusta. Ora utilizzo l'Eva Foam da 5 mm di spessore. Traccio la mia base con un pennarello bianco. Ovviamente ho fatto una destra e una sinistra, che sono due parti uguali, per avere l'armatura perfettamente simmetrica. Taglio il foam con un taglierino very affilato. Mentre taglio, cerco di mantenere la lama perfettamente perpendicolare alla superficie. Per incollare le parti tra loro utilizzo il mastice. Una volta che la colla è asciutta, incollo tra loro le due parti davanti e le due parti dietro. Ora utilizzo la pistola termica per aiutarmi con il calore a piegare meglio il foam. Quando il foam viene piegato con il calore, mantiene più facilmente la forma. Ora faccio una prova attaccando i pezzi provvisoriamente tra loro e la base è fatta. Poi non sapevo come creare il rigonfiamento che c'è sulla pancia, perciò ho provato a costruire uno scheletro, diciamo, con il cartoncino. Vi dico la verità, qui non avevo la minima idea di quello che stavo facendo.
Ho creato il pattern con lo scotch di carta e l'ho trasposto sul foam. Ovviamente non sapevo se avrebbe funzionato, però è il bello della sperimentazione. Ho incollato questa forma sul corpetto con la colla a caldo, anche se non è proprio il metodo migliore, ma poi le imperfezioni verranno sistemate più avanti. Poi ho utilizzato questa formina triangolare per le scaglie. Ho tagliato le forme con un'angolazione di circa 45 gradi. Ovviamente non mi sono messa lì a guardare se la lama avesse proprio 45 gradi. L'importante è tagliare con un taglio obliquo. Anche se il taglio non è perfettamente pulito non è un problema, perché una volta incollate le due metà non si vedrà più. Applico uno strato sottile di mastice da entrambe le parti e poi unisco tra loro le due metà. Queste tre scaglie andranno incollate intorno alla pancia con il mastice. Sulla parte dietro sembra esserci uno strato aggiuntivo di scaglie, perciò utilizzo il pattern della base per aggiungerci uno strato superiore. Spalmo bene la colla. Tada, ecco fatto! Poi faccio i dettagli che ci sono sulla parte inferiore del busto e faccio anche il collare. Poi ho fatto anche le scaglie uguali a quelle di prima, che vanno sempre nella parte inferiore del busto. Questa parte qui l'avevo fatta alla fine di tutto, però ho preferito metterla all'inizio, giusto per mettere il procedimento tutto assieme. Ora utilizzo il Dremel per creare della texture. Con questa punta rotonda voglio dare l'effetto del metallo battuto, oppure ferro battuto? Beh, comunque non conosco il termine esatto. Quando fate queste cose ricordatevi di indossare le protezioni. Poi con questa punta creo la texture delle scaglie. Questa punta invece è ottima per creare delle scanalature. Ci sono davvero tantissime punte per creare qualsiasi tipo di superficie. Sta tutto nell'usare la fantasia e anche nel tenere la mano ferma.
Sulla cintura e sul collare rifinisco i bordi e creo la texture del ferro battuto. E ora pausa gatto. Ora, nonostante abbia fatto la texture con il Dremel, devo comunque rendere le forme più organiche. Il foam clay è molto utile e molto facile da utilizzare. Basta un po' d'acqua per attaccarlo al foam e per lisciare la superficie. Poi basta lasciarlo essiccare e diventa come il foam, con la differenza che è un po' meno elastico. Ora lo sto utilizzando come pasta modellabile per creare dei dettagli e dare un effetto più tridimensionale. Utilizzo il foam clay anche per fare i rivetti. Sulla cintura e sul collare, per incollarli meglio stavolta, uso l'adesivo istantaneo. Prima di applicare il primer do una passata a tutti i pezzi con la pistola termica per chiudere i pori della superficie. Come primer per il foam ho utilizzato il Flexbond e per applicarlo ho usato questo pennello piatto. Ogni tanto bagnavo la punta del pennello con un po' d'acqua per aiutarmi a stendere meglio il primer. Dato che la superficie non è liscia, non è stato un problema stendere il primer. Semplicemente per il fatto che non ho dovuto nascondere i segni delle pennellate. Ho utilizzato un filo di ferro per appendere i pezzi ad asciugare più facilmente. In totale ho applicato 3 strati di primer. Quando è asciutto diventa lucido e trasparente. Ora per dipingere uso questo pennello con le setole morbide. Per dipingere utilizzo gli acrilici e prima uso il nero. L'ho utilizzato come base. Poi ho usato il marrone. Poi ho usato l'ocra. Il rosso chiaro. Ed infine il bianco. Con il bianco, il nero e questi 3 colori che vi ho fatto vedere ho creato praticamente tutte le sfumature dell'armatura.
Prima sono partita dal colore più scuro. Poi mescolando i vari colori ho sporcato leggermente il pennello di pittura e mi sono affidata alla texture. Praticamente con questa tecnica le parti più in rilievo dove passo le setole del pennello si schiariscono, ma le parti più in profondità dove il pennello non ci arriva rimarranno scure, come è giusto che sia. Ho creato delle sfumature usando dei colori gradualmente più chiari. Poi con un pennello più piccolo ho evidenziato alcune scaglie più chiare per dare più contrasto. Ho utilizzato questa tecnica praticamente per tutte le parti. Poi per fare questa parte e per fare le scaglie più sporgenti ho utilizzato soltanto l'ocra e il bianco e il nero, per dargli una sfumatura più grigiastra. Sempre con il pennello più piccolo ho ridefinito alcuni dettagli. Mi piacciono i dettagli. Credo che creino molto più contrasto e che sicuramente facciano la differenza. Le parti metalliche dell'armatura le ho colorate con questo colore. Non l'avevo mai provato prima. Ora mi domando, perché devo fare sempre la cogliona? I piccoli inconvenienti del mestiere. Dopo aver tirato giù anche il calendario dei Maya, ho mascherato con lo scotch di carta la parte che avevo già dipinto e ho iniziato a colorare con il mio aerografo. Ho fatto uno strato abbastanza leggero e non omogeneo, giusto per dare quell'effetto un po' più interessante. Poi ho usato l'acrilico nero molto diluito con l'acqua e con questa tecnica ho creato un effetto più sporco e vissuto. Dopotutto il mio palico combatte con i mostri tutti i giorni. Ah no, pardon, con i miaostri. Ricordate, il segreto di questa tecnica è fate tutto a c***o di cane. Per finire ho usato il Goldfinger per risaltare alcuni punti di luce e creare il vero e proprio effetto metallico. Anche qui la texture viene messa in risalto per creare contrasto. Bella, no? E infine ho usato lo spray lucido solo sulla parte metallica, in modo che la parte organica rimanesse opaca. Poi ho colorato la cintura e il collare. Prima con uno strato di nero e poi con l'aerografo. Poi ho usato anche qui la pasta di argento. Questo è colorato soltanto con l'aerografo.
E questo anche con il Goldfinger. Adorabile! E questo è tutto. Ora vi faccio vedere velocemente come va indossata. Come avete visto nel video, il collare e la cintura sono due parti a sé, sono due parti separate. Alla cintura ci sono attaccati questi dettagli qui, tutto intorno, e sono attaccati qui all'interno con la colla a caldo. La chiusura sia della cintura che del collare è fatta con il velcro, quindi c'è un piccolo strap, qua così. La parte principale, la pettorina, è divisa in due parti, davanti e dietro. Sia da un lato che dall'altro ci sono degli strap, ci sono sempre degli strap con il velcro all'interno e fuori con delle, diciamo, linguette, e di solito glielo indosso tenendo da una parte chiuso e dall'altra aperto, e vediamo se riesco a farvi vedere come si fa. Così faccio passare da una parte, così, ecco qua, ecco fatto, e poi questi li attacco alla fine. Apro lo strap, gli metto il collare, tada, ecco fatto. Grazie mille per essere arrivati fino a qui, spero che il video sia stato di ispirazione. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure qui sotto nei commenti e vi risponderò volentieri. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina delle notifiche se non volete perdere i prossimi video. Ci vediamo presto!